Bentornati, ricicliamo un po' di bottiglie di plastica. Ci serviranno delle bottiglie verdi per fare l'erba, le foglie, e poi delle bottiglie colorate o trasparenti per fare i petali. Ecco qua la sagoma del petalo. È tipo un cuoricino, vedete, appena accennato lì, senza la punta. Facciamo una linguetta che si allunga un pochettino e lì in mezzo faremo un foro. Dopo piegheremo il nostro petalo, vi farò vedere piano piano come. Quindi primo passo è andare a tagliare tutti i petali con l'aiuto della sagoma. Facciamo il nostro petalo, i nostri petali. Ce ne vorranno 5 per ogni fiore, fateli magari un po' di colori diversi. Lì dobbiamo andare a fare il foro, quindi utilizzerò una molletta per andare a appoggiare la base del mio petalo, che forerò con questa forbice che andrò a scaldare sopra il fuoco. Teniamo il fornello basso. Eccoci qua. Adesso prendiamo gli spiedini, anche questi li andremo a modificare con il calore. Vedete, li andiamo a stortare un po' perché non vogliamo degli steli dritti, vogliamo dare un po' di movimento. Non vi preoccupate se si anneriscono, perché tanto poi dopo li coloriamo con dei colori acrilici. Allora, fornello sempre basso, gli diamo una scaldata veloce, poi piano piano con dei movimenti questo tipo andiamo a fare le nostre curve. Vedete? Già si è incurvato. Pian piano facciamo tutte le nostre curve che vogliamo fare, insomma. Adesso andiamo a piegare la base dei nostri petali e andiamo anche a forarli e a modificarli, levare queste punte, dargli un po' di movimento. Allora, partiamo. Qui ci aiutiamo con una candelina. Andiamo a scaldare molto velocemente la base del petalo e gli diamo una leggera inclinatura, perché questa base qui dove c'è il foro servirà per andare a infilare il petalo nello spiedino, sempre con un po' di calore.
Intanto coloriamo con dei colori acrilici i nostri spiedini, che saranno il gambo dei fiori. E intanto che quelli asciugano andiamo a finire i nostri petali, ai quali daremo un po' di movimento passando velocemente sopra il fuoco. La maggior parte delle parti nere si toglie via velocemente con le mani, insomma. Ecco, vi faccio vedere che, guardate, il movimento sembra un petalo vero. Voglio aumentare il movimento da un'altra passata lì, ecco, molto veloce. Poi vedrete che dopo 2 o 3 volte che fate gli esperimenti saprete anche dosare esattamente la durata del riscaldamento sul petalo. Allora adesso infiliamo sui nostri spiedini, che sono ormai asciutti. Ecco, li potete, se volete, li potete poi anche verniciare per proteggerli, se li volete un domani passare sotto l'acqua per levare la polvere, ecco, con una vernice trasparente, anche quella per decoupage, oppure se volete anche con un po' di colla vinilica. È un minimo di protezione che potete dare allo stecchino che è colorato. Una volta che avete inserito tutti i petali, se sono troppo larghi e scorrono verso il basso dello spiedino, mettete sotto un po' di colla caldo per bloccarlo. Se no, come nel mio caso, resta lì abbastanza incastrato. Vado a fermare tutto sopra con l'utilizzo di alcune perline. Come ho già fatto qua, vedete, la perlina va a incastrare con colla caldo, va a bloccare tutti i petali dei fiori. Vediamo meglio qua. Mettiamo la colla a caldo sulla punta e questo petalo mi era caduto all'ultimo, doveva essere già su. Mettiamo la colla sulla punta e perlina di recupero, vedete, non è bellissima, metto la parte brutta sotto, inserisco la mia perlina. Una volta che è pronta, dal buco superiore della perlina vado in quel buco a inserire un po' di fili colorati, metallici colorati, questo è il filo di rame, per fare i pistilli. Taglio via la parte sotto, dovrà entrare nella perlina, quindi devo schiacciare e vedere anzitutto se ci passa. Ok, ho schiacciato bene. A questo punto un po' di colla a caldo su quella parte lì, senza scottarsi come faccio io, e poi si va a inserire nella perlina. A questo punto si aprono, si tagliano, si sistemano un po' i pistilli come ci possono piacere, e anche questa parte del fiore è fatta. Passiamo alle foglie, quindi bottiglia verde. Io qui ho una bottiglia che aveva delle onde, le ho seguite e ho deciso di fare la foglia, voi potete farla anche diversamente, ho deciso di fare la foglia in questa maniera, cioè
allungata, farò il foro in mezzo e lo inserirò sullo stecchino. Quindi anzitutto vado a dare una forma un po' più a foglia, ma ripeto, la forma la potete decidere anche diversa, insomma. Io l'ho solamente abbozzata, non ho voluto fare una cosa molto precisa. Il foro al centro e poi ripasso i lati perché non sembrino dei tagli netti. Sempre col calore diamo movimento alle nostre foglie. Voglio che si giri così o cosà, il sistema è sempre quello, si passa sopra al fuoco e si dà movimento alla foglia. Quando siamo pronti, inseriamo la nostra foglia, le nostre 2 foglie, perché ogni striscia, vedete, fa venire su 2 foglie nella parte alta dello stelo, perché se andiamo a mettere il tutto in un vasetto non deve dar fastidio al vasetto. Mettiamolo con la caldo sotto a bloccare, teniamo un attimo in posizione finché non è asciutto il tutto e il fiore è finito. Più ne fate, più il mazzetto sarà bello e colorato, insomma. Buon divertimento!